Sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Nel video di oggi vediamo alcuni piccoli trucchetti e consigli pratici che vi voglio dare basati sulla mia personale esperienza su come essere più precisi durante la pittura. Sono consigli prettamente pratici e basati appunto sulla mia esperienza. Magari per alcuni saranno scontati e già messi in atto da subito, per altri invece potrebbero essere utili. Prima di cominciare vi ricordo che in descrizione vi lascio i link ai video dei quali eventualmente parlerò nel video di oggi e ai prodotti consigliati. Detto questo, non perdiamo altro tempo e cominciamo subito. Il primo dei consigli che mi sento di dare oggi riguarda lo strumento più importante, ovviamente i pennelli. Ognuno di noi può trovarsi bene utilizzando pennelli più grandi come il 2,5 o il 3, oppure pennelli piccoli come l'1,5, l'1,2 o ancora con pennelli ancora più piccoli, lo 00 e lo 0. Il mio consiglio però è quello di fare delle prove e vedere con quali pennelli ci si trova meglio, perché è una cosa molto personale. Io ad esempio preferisco utilizzare sempre pennelli più grandi che hanno più serbatoio ma che mantengono una punta molto sottile. In questo modo non devo continuare a ricaricare il pennello, ho più sostanza nelle setole e riesco comunque ad essere precisa grazie alla punta sottile. Ciò che fa veramente la differenza non è tanto la misura del pennello ma quanto è tenuta bene la punta e il pennello in generale. Quindi non è detto che per essere precisi ci si debba costringere a dipingere dei modelli magari anche grandi utilizzando pennelli come l'1,5 e l'1,2, perché oltre a metterci molto più tempo lasceremo anche più segni delle pennellate. Ho realizzato tempo fa un video dedicato ad alcuni piccoli trucchetti su come tenere al meglio i pennelli, che vi lascio ovviamente qui sotto in descrizione. Bastano veramente delle piccole accortezze tra una sessione e l'altra per migliorare di molto il rapporto che abbiamo con i nostri pennelli e per impedirci di continuare a cambiarne. Altro punto importante che però fa sempre parte di questo primo consiglio è di non privarsi di pennelli di qualità. Quando si è all'inizio, l'ho già detto in tanti video, si fa un po' il ragionamento per cui se si è all'inizio ci si merita semplicemente degli strumenti mediocri, ma questo non fa altro che limitarci. Una volta che abbiamo i nostri strumenti adatti alla pittura e adatti a facilitarci nella pittura, dobbiamo anche imparare e migliorare il modo in cui teniamo i pennelli. Istintivamente quello che facciamo quando prendiamo in mano per la prima volta un pennello è tenerlo come teniamo la penna, come scriviamo. Se però nel corso degli anni abbiamo imparato a scrivere in modo non proprio corretto, o meglio a tenere la penna in un modo non molto corretto, cosa che non è detto che influisca la nostra scrittura, lo stesso non si può dire del pennello. Infatti il metodo più corretto è quello di tenere il pennello tra la punta dell'indice, del medio e del pollice. In questo modo riusciamo ad avere un pieno controllo sui movimenti sia grandi che piccoli e ad essere più precisi e avere il supporto di tutte e tre le dita che tengono bene saldamente il pennello. Oltre a come teniamo il pennello, è importantissimo far caso anche alla distanza alla quale teniamo le dita rispetto alle setole. Infatti se noi teniamo le dita molto lontane dalle setole non avremo un gran controllo sui movimenti del pennello, cosa che invece succede se avviciniamo le dita sempre di più all'attaccatura delle setole. Non sulle setole, attenzione, perché altrimenti potremmo cambiarne la traiettoria, ma proprio appena prima. In questo modo i movimenti che dovremo fare con le mani saranno veramente minimi e riusciremo ad avere molta più precisione nelle nostre pennellate. Il prossimo consiglio invece riguarda il rapporto tra la mano di supporto, ovvero quella che tiene il modello, e quella che svolge le pennellate. Se utilizziamo l'indice della mano che tiene il modello come un punto d'appoggio per il mignolo della mano che dipinge, riusciremo a creare un punto fermo e quindi a dare maggiore stabilità alla mano attiva. Sembra sicuramente una sciocchezza scontata, ma quando dipingete provate a dare un'occhiata se già lo fate, perché se invece vi ritrovate a tenere le mani molto distanti, senza nulla che le unisce, sicuramente noterete una grande differenza con questo piccolo trucchetto. Altra cosa molto importante alla quale fare caso è cosa appoggiamo sulla scrivania mentre stiamo dipingendo. Ho visto persone dipingere anche senza appoggiare gli avambracci né i gomiti, quindi dipingendo quasi sospesi per aria. In questo modo però non abbiamo nessun tipo di punto d'appoggio e questo non può che influire sulla nostra precisione. L'ideale sarebbe appoggiare gli avambracci al bordo della scrivania e in questo modo riusciamo ad avere una buona stabilità.
Se questo non è possibile perché magari ci impedisce di tenere la miniatura alla distanza che per noi è corretta e ci fa sforzare troppo il collo, a quel punto conviene appoggiare i gomiti, che hanno una superficie d'appoggio più piccola e meno stabile, ma comunque ci permette di tenere il modello più in alto, più vicino al nostro sguardo. A questo proposito, se sentiamo di aver bisogno di lenti di ingrandimento, come occhiali con la lente oppure le luci con la lente, non c'è nulla di male a utilizzarle. Ognuno ha una vista diversa. Io purtroppo non ne ho nessuna da mostrarvi perché non riesco proprio a utilizzarle, non mi trovo bene. Ve ne lascio comunque qualcuna qui sotto in descrizione. Sicuramente una delle cose più fastidiose durante la pittura è il fatto di sporcare qualcosa mentre si sta dipingendo qualcos'altro. Una piccola accortezza a questo riguardo è sicuramente l'iniziare a dipingere dal punto più interno, quello più difficile da raggiungere. Sembra scontato, anche questo lo so, ma tante volte presi dalla foga si inizia dall'elemento che si ha più voglia di dipingere, senza pensare poi che altri elementi adiacenti sono più difficili da raggiungere. Quindi prima di iniziare è bene prendersi un momento di pausa, osservare il modello e capire quali sono le parti che ci metterebbero più in difficoltà e che ci farebbero sporcare quelle adiacenti. Fare prima quelle e poi via via proseguire con quelle più esterne. Uno dei vantaggi della wet palette, ne abbiamo già parlato in altri video, è quello di mantenere i colori freschi durante le sessioni di pittura. E il fatto di avere i colori ancora a disposizione sulla wet palette sicuramente ci fa proseguire un po' più a cuor leggero. A chi non è capitato di sporcare il viso del modello mentre stava dipingendo gli amatissimi occhi? Non mentire, so che è successo anche a te. Se è molto importante il tipo di pennello, il modo in cui lo teniamo e la distanza con la quale lo teniamo rispetto alle setole, è altrettanto importante anche la pressione che esercitiamo sul pennello. Ogni pennello ha una proporzione diversa tra la lunghezza delle setole e la base. Alcuni sono un po' più consistenti, come ad esempio i Rubloff o i Raphael, altri invece, come la serie Silver di Green Stuff World, ha una proporzione molto diversa tra la lunghezza e la base, che li rende più affusolati. Ognuna di queste tipologie di pennelli necessita di una pressione diversa da esercitare sul modello. Il mio consiglio anche in questo caso è di fare delle prove. Le prove io vi consiglio di farle su un foglio di carta, perché lì c'è la facilità di avere una superficie liscia, che non ci mette in difficoltà con forme e volumi diversi. Di conseguenza, una volta che avremo preso dimestichezza sulla carta e sapremo mantenere la stessa distanza lungo tutto il tratto, sarà molto più facile fare questa cosa anche su un modello tridimensionale. Se infatti andiamo a esercitare troppa pressione su un pennello, le setole tenderanno ad aprirsi, quindi a perdere completamente la forma sottile che hanno e andare a creare una sorta di pennellata a ventaglio, che oltre a fare una forma veramente sgradevole e poco precisa, potrebbe anche andare a sporcare le aree adiacenti. Il mio ultimo consiglio per il video di oggi riguarda il modo in cui si tiene effettivamente in mano la miniatura, perché se abbiamo parlato finora dello strumento pennello e diciamo della mano che dipinge, abbiamo parlato poco della mano che tiene il modello, che è quella che in realtà deve fare la maggior parte del lavoro per quanto riguarda i movimenti. Per questo il mio consiglio è quello di utilizzare sempre qualcosa per sostenere il modello, che sia un semplice tappino di sughero con una pallina di Pattafix oppure l'handle di Redgrass Games, che di recente è diventata Redgrass Creative. Entrambi gli strumenti sono delle ottime opzioni, ognuno dei quali secondo me ha dei punti a favore. I tappini di sughero ad esempio sono leggeri, quindi non vanno bene per le miniature più pesanti, ma sono anche facili da reperire ed estremamente economici. Quello con cui vi consiglio di tenere il modello incollato al tappino di sughero è del semplicissimo Pattafix, che si trova veramente ovunque. Avere tanti tappini a disposizione con il Pattafix ci permette magari di risparmiare tempo quando vogliamo primerare più miniature insieme, e sono anche molto facili da staccare e spostare tra un tappino e l'altro. Il fatto però proprio di tenere la miniatura dal tappino e non dalla basetta ci dà maggiore superficie con la quale avere il controllo delle inclinazioni con cui teniamo il modello. L'handle di Redgrass per esempio è molto più comodo da tenere perché è pensato per appoggiarci l'intera mano,
Inoltre la comodità di questo è proprio il fatto che limita al massimo i movimenti del polso, quindi il polso non si stancherà più del dovuto perché le uniche cose che si muoveranno saranno le due dita in alto che ci permetteranno di far ruotare il modello al bisogno. Queste sono le soluzioni che utilizzo io, ma ovviamente qualsiasi tipo di tappino di recupero, purché abbia una certa superficie d'appoggio, va benissimo, o anche un barattolino di un colore vecchio. Magari fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa utilizzate voi come supporto per le miniature. E con questo si conclude anche il video di oggi con questi piccoli consigli pratici basati tutti sulla mia personale esperienza e che spero ovviamente che vi possano essere utili. Come vi invitavo all'inizio a fare, fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete altro da consigliare in modo che sia utile a tutta la community. Vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, vi do appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi.